Fate sempre attenzione quando lavorate a un tissetore con due cannucce di non sovrapporle, cioè quella che è davanti deve sempre stare davanti e quella che insegue deve essere sempre quella che insegue, cioè non è che posso rischiare di andare avanti con questa qui quando quella iniziale è questa. Questo che volevo sottolineare. Allora, io tutta questa svasatura non la sto riuscendo a dare, a dir la verità. Anzi, proprio esattamente il contrario, sebbene un po' si possa ancora aprire, perché, ecco, forse un pochino così posso andare.
Allora, praticamente io sto tagliando i montanti man mano che arrivo dove vado a coprire con la cannuccia. Cioè c'è un giro in cui copro, un giro in cui non copro. Quindi in questo giro qua, ad esempio, ho tagliato perché qua andò a coprire. In questo caso qua, invece, qui, ad esempio, non taglio adesso, taglio al prossimo giro perché lo andrò a coprire il prossimo giro. Questo, ad esempio, lo posso tagliare invece. Così piano piano arriverò a tutti i montanti singoli e non se ne parla più. Tanto che poi comunque alla fine avrei avuto bisogno di tutti i montanti singoli, perché la chiusura l'avrei fatta con tutti i montanti singoli. Così se posso arrivare con tutti i montantini un pochino lunghini, magari a un certo punto faccio veramente già anche la chiusura. Così lo finisco in giornata. Cioè, non per me, cioè nel senso, io volevo fare un cestinetto, l'ho fatto. Se poi è alto meno di quello che doveva essere, pazienza, nel senso, non è che prossima volta so che le cannucce per fare questo cestino devono essere di più, anzi più che so, sappiamo. Insomma, almeno ormai siamo arrivati ad avere tutti montanti singoli o quasi, non proprio tutti della stessa misura, c'è ancora questi qua da cambiare, così posso poi anche fare la chiusura.
Allora, poi mi fermo perché sono arrivata al punto di partenza e da qua in poi secondo me io vado di intreccio a doppio tessitore, così vado a fermare bene i miei montanti e questo poi mi agevolerà anche per la chiusura finale. Sostituisco anche questo qua. Ok, dunque, allora, da qua possiamo già cominciare di nuovo, perché era il punto questo di partenza segnalato dallo spillo, ma si vede anche da qua sotto, a doppio tessitore. Quindi praticamente io rigiro verso l'interno, così, e poi parto col mio intreccio a doppio tessitore, che adesso mi permetterà di lavorare un pochino più comodamente, di allargarmi anche, volendo, un pochettino ancora, di pressare anche un pochino il lavoro e speriamo di fare la chiusura. Vedete che adesso sto lavorando a doppio tessitore. Allora, qua poi si vedono un pochettino tutte questi tagli aggiunte, eccetera, che poi quando ho finito il cestino li andrò piano piano tipo ad aggiustare. Ecco, ad esempio questo l'ho infilato dentro, questo qua anche, questo dentro. Sì, è un lavoro molto rilassante. Devo dire la verità, io amo molto di più intrecciare che non fare le cannucce piuttosto che non verniciarle. Cioè il mio lavoro ideale è il cestone, quello gigante che stai lì a giorni, giorni, giorni e il bello è l'intreccio, cioè vai avanti sempre ad intrecciare, insomma. È quello che in assoluto preferisco, ecco. Allora, tipo questa cannuccia qua sarebbe da sostituire, perché non mi basterà per far niente questa qui. Adesso io vado già a sostituirla, questa qua. E con l'intreccio a doppio tessitore non mi interessa dove vado a fare i tagli, perché comunque non si vede, perché il doppio tessitore, come dicevo prima, va a abbracciare la cannuccia ma tutto sulla stessa linea, quindi non vedrete mai la cannuccia, perché in questo caso qua adesso io non so se riesco a mettermi a favore di camera a farvi vedere, no? Qui c'è la cannuccettina che è stata tagliata, un attimo, ecco qua, questa qui. Questa qui che è stata tagliata, quando io adesso vado sopra con il doppio tessitore, mi si chiude, non si vede niente, che invece l'intreccio a un tessitore non ha questa, non dà questa possibilità, ecco. Allora, io farò, a sto punto faccio uno, due massimo giri a doppio tessitore e poi parto con la chiusura. Così io sto dentro con le mie cannuccine e vado bene.
qua c'è un po' di distanza, così ne approfitto anche per aggiustare un po' questi montanti che magari si sono un pochino spostati, perché l'intreccio ha un tessitore, cioè c'è poco da dire, e non tiene fermo il lavoro come l'intreccio a doppio tessitore. Quindi quando qualcuno mi dice ah ma sono agli inizi, preferisco fare un tessitore che a doppio tessitore, no, è sbagliatissimo, è molto più facile eh, con il doppio tessitore, perché tiene i montanti più fermi, perché si nascondono meglio gli errori, perché il lavoro è più fluido, per tanti motivi. Quindi credetemi, se siete all'inizio non pensate di lavorare a un tessitore, ma optate per il doppio tessitore, 1000 volte più facile e meglio. Allora, un primo giro doppio tessitore l'ho fatto, dai che ne faccio un altro, così stanno tutte belle fermine in ordine e anche i montanti si mettono per benino, perché poi in realtà quando faccio la chiusura, se i montanti non sono belli precisi, io direi che a questo punto sono praticamente arrivata al punto di partenza. Ho più o meno abbastanza cannucce, cioè montanti abbastanza lunghi da poter lavorare, quindi io direi che ci provo. Ci provo in che modo? Allora, innanzitutto facciamo la chiusura di questo, così, e inseriamo il... Oddio, ho rischiato di uccidermi. Il suo codino qua dentro. Vedevate prima con quale facilità inserivo le forbici quando facevo l'intreccio a un tessitore e con quale difficoltà invece ho fatto adesso che c'è l'intreccio a due tessitori? Perché è veramente molto fitto l'intreccio a due tessitori. Ecco fatto. Allora, questo era il punto di partenza. Proviamo ad alzare un po' anche la camera, così magari si vede un po' più a campo intero. Allora, questo era il punto di partenza dove ho lo spillo. Qua dietro alla canuccia precedente ho chiuso un tessitore e questo adesso lo lascio così, lo chiuderemo alla fine. Allora, adesso vogliamo andare a fare una chiusura. Farò una chiusura abbastanza semplice, un classico. A me però questa chiusura, devo dire, piace moltissimo. E partiamo così.